Mamma mia! Puttana merda, spinge. Oggi abbiamo tra le mani un gioiellino, un'edizione limitata, realizzati solo 500 esemplari se non sbaglio, una Megane RS Trophy RB7 Cup. RB sta per Red Bull, appunto è la Renault che ai tempi forniva i motori, e hanno realizzato questo gioiello di macchina, e ovviamente non è mai stata distribuita in Italia. Si differenzia sostanzialmente da una livrea speciale con le sigle Red Bull sulle fiancate della portiera. Il colore è etoilé nero con le bande in Sirius gialle, che vanno a riprendere il dettaglio sul labbro davanti, gli specchietti e l'estrattore centrale, tra l'altro il terminale di scarico, molto bello. Abbiamo il pomello anche del cambio dedicato per questa versione, sedili Recaro, fantastici i sedili, sono sessuali secondo me, così a guscio. Sono rigidi ma li trovo abbastanza comodi, poi magari sul lungo viaggio mi sai meglio dire tu se... No, non sono comodi. Ok. I cerchi da 19 abbinati, le pinze rosse Brembo che poi vedremo alla prova. Il motore è un 2000 di cilindrata turbo, trazione anteriore da 265 cavalli e 360 Nm di coppia, sono 15 cavalli in più e 20 Nm in più rispetto alla versione RS normale. Cambio manuale 6 marce con lo stacco da 0 a 100 in 6 secondi netti, e come velocità massima abbiamo all'incirca sui 260 km/h. Non so se tu hai mai messo alla prova. Assolutamente no. Se sentite una voce profonda in sottofondo, non sto parlando con il Santo Padre, ma è il proprietario. La macchina spinge di bestia, tra l'altro si sente il soffio dell'aspirazione. Dai 3000 cambia completamente, cioè come se si incazzasse, dall'impressione che fino ai 3000 porta pazienza, ai 3000 basta, esplode. Come postazioni di guida, volante completamente regolabile, anche quello sedile idem, quindi anche per noi alti 1,90 m, tu sei quasi 2 metri. Esatto. Ci stai, mi sembra giusto, quasi preciso. Sì. Sei al pelo quasi. Sono disposto a sacrificarmi. Lo sterzo è rigido fin da subito, poi non so se in modalità sport diventa ancora più rigido. No, è sempre uguale. Sempre uguale. Poi qui abbiamo il pacchetto Cup che comprende telaio, sospensioni e barre antirollio del 30% più rigide rispetto alla versione standard. Qua però tu hai messo molle ribassate ABAC, giusto? Sì. Quindi abbiamo ancora più rigidità, ma si sente che ne beneficia in curva. E su queste tipologie di macchine fortunatamente hanno messo di serie il differenziale autobloccante, visto che comunque abbiamo tanta potenza, essendo trazione anteriore, direi che è cosa buona e giusta, in modo da non perdere o comunque pattinare troppo in uscita di curva, soprattutto in queste curve strette di montagna. Si sente parecchio, cioè si sente molto di più rispetto magari ad altri che viene un po' più lineare, questo è un po' più secco. L'autobloccante fa il suo dovere. Mamma mia! Puttana merda, spinge. Ma sembra quasi ne abbia di più di 2,65. Cioè
mi dà l'impressione scarica bene. che li scarichi bene. Porca miseria. No, mappature non dovrebbero averne fatte. Ha solo aspirazione InGen, molle, centrale di scarico diretto. Basta. L'aspirazione si sente un cifro, non so se si sente dalla telecamera, ma soffia di bestia. Parte un pochino, cioè di solito il turbo ti aspetti che partino fin da subito, probabilmente è un turbo vecchio stile, parte un pochino sul tardi, dai 3000 giri in su, però quando comincia a spingere porca miseria, fa impressione il modo in cui eroga la potenza, ti sbatte, c'ha più il colpo rispetto magari ai soliti turbi più lineari, che magari possono anche erogare più potenza, però vanno più in modo lineare, non ti danno quell'effetto qua di potenza, di spinta. Questa qua parte un po' più tardi, ma ti dà una botta. Non lo senti il cambio? Cambio buono. Allora mi sembra anche cortino come cambio, cioè a livello di leva. Frizione un po' duretta, però ci sta secondo me visto il mezzo. In modalità sport possiamo regolare attraverso l'RS monitor la erogazione, la risposta dell'acceleratore. Esatto, in poche parole la modalità sport è come sulla mia vecchia Clio, anche Okay. 4, disattiva leggermente il controllo di trazione, una risposta dall'acceleratore diversa. Si alza al minimo dei giri. Esatto. Quindi è più pronta come risposta. I freni danno sicurezza e confidenza perché sono dei freni Brembo baffati, autoventilati sull'anteriore da 340 mm e posteriore da 290 normale, però comunque baffati. 4 pompanti davanti e uno dietro, sono fantastici, hanno parecchia potenza. Vista la potenza della macchina abbiamo bisogno di un pianto frenante che tenga a bada la cavalleria. Il freno però, allora devi pestar giù abbastanza forte, cioè lui ti frena fin da subito, però pensavo bastasse meno pressione sul pedale per frenare più forte. No, è meno sensibile rispetto alla Clio. Ok, perché morde prima, però devi premere di più per frenare più forte, non hai quella forza frenante fin da prima. Sì. Comunque senti la differenza quando passi anche solo dal mio modello, dalla Clio, che comunque è un modello sportivo, a parte il livello di potenza, ma proprio come a livello di sensazioni che ti dà la macchina. Ok, che questa pesa un po' di più, deve essere intorno ai 1390 kg di macchina, la senti che è un pochettino più pesante, però come prestazioni, come tenuta, poi avendo anche l'autobloccante, capisci che è un'altra versione di auto sportiva. Porca, che papine che ti dà, che calcio in culo, è allucinante, ne? Sono sotto i 3000 giri, sembra una macchina tra virgolette normale, appena superi i 3000. Diciamo che è abbastanza gestibile per usarla tutti i giorni. Sì, esatto, tu sai meglio te di me. Sicuramente più scomodo della Clio 4, non hai il vantaggio del cambio automatico nel traffico. È solo 3 porte. Esatto. Sì, diciamo la Clio è una macchina molto più civile rispetto a questa. Però Infatti, entrambe condividono un gran bel telaio, sono due macchine diverse con due guide diverse, però hanno in comune veramente due bei telai. lo scarico si sente qualche borbottio da dietro, lo senti di più agli alti giri quando vai a spingere. Sì, in modalità sport borbotta un pochino di Si più. sente, sì. Porca miseria. È stabile come tenuta. Sì. Il volante ti fa un po' resistenza in curva.
però guarda, puttana troia, si tiene giù, comunque è incollata, ne? Sì. È scesa, siamo usciti da quel tornante, pensavo di andare un pochino larghino, non è neanche intervenuto l'autobloccante, siamo con gomme estive su un asfalto un po' non del tutto asciutto e non si è mossa. Infatti è una delle auto a trazione anteriore che hanno fatto il record al Nürburgring, tanto per intenderci. Quanto è bella l'aspirazione quando soffia. Sì, confermo. Ti dà proprio gusto. Nei lunghi viaggi come ti trovi? Improponibile. Improponibile? Sì, improponibile. Poi a livello viaggi di... particolarmente lunghi non ne ho mai fatti, non penso di aver mai fatto più di 300 km in una giornata con questa. Ok. E come consumi invece? Mi sembra che se stai... finché non parte il turbo magari riesci a fare dei buoni consumi. No, purtroppo anche neanche... anche in un utilizzo molto civile non riesco a fare meglio di 9 km con 1 litro. Porca miseria! 9 km anche normale? Sì, 9 km con 1 litro, urbano, misto, extraurbano. Cioè, no, sto usandola tranquilla in autostrada, magari a 130 riesce a fare anche i 12, 13. Ah, neanche, pensavo magari andando in autostrada un pochino meglio, invece non cambia forse tantissimo. Tenendola a 100 all'ora. Ok. Forse mettersi dietro i camion. Ok, in scia che non hai resistenza scia, sì. aerodinamica. Bene ragazzi, il video termina qui, il test è finito, macchina spaziale. Io ringrazio Lorenzo per avermi fatto provare la sua macchina, mi ha detto che sono il primo che abbia provato la macchina e spinto così, ci siamo divertiti, un po' anche cagati sotto in certi punti. No, la macchina spinge veramente forte, quando entra la turbina ti dà un calcio nel culo allucinante, i freni sono spaziali, i Brembo, la tenuta incredibile, il differenziale autobloccante ti tiene a bada nelle curve strette, che in uscita ti tria, hai proprio la sensazione che ti tiri dentro, è proprio è più una macchina da pista più che stradale, infatti i consumi un po' si sentono, si avvertono abbastanza, si fa fatica a risparmiare, però ti fa godere veramente bene, veramente tanto. Mi raccomando, like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao belli!